Quando si sente parlare di investimenti finanziari, spesso si pensa a grandi capitali, con Warren Buffett seduto sulla sua poltrona di pelle e un grafico alle sue spalle con una freccia verde che va verso l'alto. Oppure si pensa al fuffaguru pezzente che non vede l'ora di rubarti i soldi. Questa percezione comune, e il fatto che siamo dei poveracci, ha tenuto la finanza personale distante da molti, quando invece si tratta semplicemente di saper gestire i risparmi di ogni dimensione nel modo più fruttuoso possibile. E poi lo so, ha un nome palloso. Quindi in questo video, in collaborazione con Scalable, cercherò di rispondere ai dubbi più grossi sull'investimento finanziario. Investire in borsa è come giocare al casinò. Contrariamente al gioco d'azzardo nei casinò, che è pensato apposta per avere un tasso di perdita molto più alto di quello di vincita, a meno che non usi lo stesso corno portafortuna di quando hai vinto quei 5 euro l'altra sera con Giove favorevole, investire nel mercato ha tanti livelli di rischio che puoi scegliere. In base allo strumento finanziario puoi scegliere un livello di rischio più alto per provare a ottenere un rendimento più alto, o scegliere un investimento più sicuro ma che dà un rendimento più modesto o con risultati nel lungo periodo. Uno a telefono mi ha consigliato il trading per farmi un bel gruzzoletto in poco tempo. Il trading è altamente speculativo e richiede studio, abilità, tanto tempo e la maggior parte di chi lo pratica perde soldi comunque. Non è un investimento, è un'attività a tempo pieno che non si improvvisa. Chi ve lo propone come strategia finanziaria molto probabilmente vuole solo scucirvi del grano tramite corsi farlocchi, messaggi segreti o affiliazioni. Ho fatto un video dedicato con dei consigli per riconoscere questi truffatori. Lo puoi vedere a soli 100 euro, no dai scherzo, c'è lo sponsor. Ma infatti è tutto magna, meglio tenere i soldi fermi al sicuro. Effettivamente non investire i soldi ha una sicurezza del 100%. Sì, ma di perderli! Quello che viene percepito poco nel breve periodo è l'inflazione, la perdita di valore d'acquisto del denaro. Se ci pensiamo però sappiamo bene che oggi un kebab costa 7 euro, mentre 4 anni fa nei posti giusti lo trovavi a 3,50 euro. Quindi le cose che oggi puoi comprare con 100 euro tra 2 anni costeranno di più. Ti sembra di aver protetto quei 100 euro tenendoli fermi sotto al cuscino? In realtà i soldi che avrai in mano in futuro non varranno più 100 euro, ma meno, anche se ci sarà scritto comunque 100 euro. È come se non facendo niente i soldi venissero investiti automaticamente in un titolo che nel tempo perde sempre più valore. Tutto bello ho la pelle d'oca, ma non capisco niente di finanza, mi sembra roba da maschi in camicia. Le basi della finanza sono più semplici di quello che sembra e su YouTube si trovano un sacco di video divulgativi che le spiegano da zero. Certo, sarebbe bello che si insegnasse anche a scuola, ma sono solo sogni di un vecchio pazzo furioso. Scoprirai che una delle regole fondamentali per investire in modo efficace e con meno rischi nel lungo periodo è la diversificazione, che significa, invece di mettere tutti i soldi in un unico titolo, comprare tanti titoli diversi, così da non dipendere totalmente dall'andamento di uno solo. Già non sapevo quale titolo comprare, ora mi dici che devo fare il sommelier delle migliori aziende dove investire? Beh, ho una buona notizia per te. La gran parte dei piccoli investitori sono persone qualsiasi, come te, con un lavoro, degli hobby, un tizio che fa casino con il soffiafogli fuori dalla finestra 2 volte a settimana anche senza nessuna foglia per terra e soprattutto senza il tempo e la voglia di analizzare le metriche delle aziende in borsa. Esistono strumenti finanziari già pronti pensati proprio per noi persone senza sbatti, come ad esempio gli ETF, che raccolgono al loro interno centinaia, a volte migliaia di titoli da tutto il mondo selezionati secondo criteri specifici. In pratica ti basta comprare un solo ETF e stai già investendo in modo diversificato. Questi tipi di investimenti a lungo termine si chiamano investimenti passivi, perché investimenti su roba già pronta perché non c'ho balle di scegliermi le azioni una a una e stare lì a fissare il grafichetto con l'ansia di decidere se vendere o comprare, ma che ne so, io vendo solo castagne alle fiere e non ho nessuna intenzione di perdere tempo dietro a queste cose, la vita è una sola, cavolo le castagne mi si stanno bruciando, era troppo lungo. Non serve neanche avere grandi patrimoni, ormai ci sono app che ti permettono di iniziare anche con pochi euro e sei tu a decidere quanto e quando investire. Scalable, con cui collaboro per questo video, ti permette di farlo. 100% tedesco, sicuro e regolamentato, con cui poter iniziare con qualsiasi cifra. Ha anche preparato un ebook gratuito per approfondire gli ETF, trovate tutto in descrizione. Ah, in caso facciate finta di non saperlo, tenete conto che gli investimenti vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi.
È un passaggio che nelle banche con sede in Italia avviene in automatico, pagano per voi anche le eventuali imposte. Con Scalable invece, che è una banca tedesca, vi verrà consegnato gratuitamente un report precompilato per fare da soli la dichiarazione o da girare al commercialista. Il regime amministrato, quello automatico, è più comodo per chi non vuole smazzi. Quello dichiarativo invece ti permette più flessibilità sulla fiscalità, tra compensazioni di minusvalenze eccetera. Ricordatevi di informarvi sempre in quale regime lavora il tramite con cui investite e scegliete quello più adatto alle vostre esigenze. L'importante è essere in regola con il fisco, se non vuoi botte. Però c'è sempre il rischio di perdere soldi. Certo, investire comporta sempre dei rischi. Lo dice anche la scrittina che sono obbligato a mettere ogni volta che cito le piattaforme di investimento, nonostante sia letteralmente il tema del video in questione. Ma non tutti i rischi sono uguali e variano a seconda del tipo di investimento. Se vuoi guadagnare tanto in poco tempo, anche il rischio di perdere tanto è alto, come nel trading, soprattutto se non ci dedichi tempo ed esperienza. I fufaguru del trading omettono di evidenziare questo aspetto. Se vuoi un rischio bassissimo in poco tempo, sai che anche i rendimenti saranno minimi, come gli interessi sulla liquidità dei conti. Ad esempio Scalable ogni trimestre accredita una piccola percentuale sulla liquidità senza bloccare i tuoi soldi. Se vuoi ottenere di più con un rischio relativamente basso, una possibilità è allungare il periodo di tempo, diversificando al massimo i tuoi investimenti. È il caso degli investimenti passivi, come quelli che abbiamo visto con gli ETF. Ad esempio, scegliendo un ETF globale puoi investire in centinaia di aziende in tutto il mondo, un po' come investire sul mercato stesso, e lasciar fruttare i risparmi per anni. Guardando il passato, il mercato nel lungo periodo è sempre cresciuto, quindi si può ipotizzare che il rischio si abbassi più l'investimento duri nel tempo. Il rischio è dello 0%? No, perché il rischio dello 0% non esiste. È un fantasma, nessuno l'ha mai visto. Per concludere, gli strumenti finanziari sono tanti e pensati per ogni esigenza. Conoscerli non significa solo far fruttare i propri risparmi, ma anche proteggerli da truffe, giochi d'azzardo e inflazione. Perché ogni scelta di investimento comporta dei rischi o dei costi, compresa quella di non investire.